Buongiorno amici dal Tirolo, no scherzo, siamo sul lago di Garda, aspettate che adesso mi faccio vedere, eccomi qua, mi sono fermato qui, piccolo paesino a 250 metri sopra il livello del mare e molto carino. Oggi è il 4 gennaio, ci sono circa 10 gradi, si sta benissimo e voglio andare a visitare una chiesa del XV secolo che c'è da quella parte. Guardate che paesini che ci sono qua sul lago di Garda, con le mucche, guardate là, sembri stare tipo 800-1000 metri di altezza. Siamo a 250, 300 metri sopra il livello del mare. Guardate che posti, tranquilli. Considerate che Toscolano Maderno è qui sotto a 4 km, cioè sono proprio 10 minuti di macchina dalla statale, prendete per Gaino, 10 minuti di macchina, siete qua. Ora poi ci sono tanti percorsi qui, adesso io non li conosco, c'è il percorso completo, cammino di Sant'Ercolano, poi c'è il percorso medio, bassa via del Garda, e poi c'è questa chiesa che adesso voglio andare a vedere. Ma guardate che posti, ma sembra di stare veramente, credetemi, in un altro mondo. Cioè, nel senso, io amo andare in Monte Baldo, però siamo sopra gli 800, 1000, 1200, e qui comunque ti dà quella sensazione, considerando che a 4 km c'è Toscolano Maderno, la statale qua sotto. Di là vedo già una vista spettacolare perché il lago è qua a destra, guardate. Quindi facciamo questa camminata e andiamo verso la chiesetta. Sentite le mucche? Anche qui è un posto che vi consiglio di venire a visitare, quindi ve lo ripeto, Toscolano Maderno, questa è una frazione, siete a 10 minuti di macchina, girate dal centro, c'è proprio il cartello Gaino, arrivate qua. Comunque poi vi metto nel video il Google Map, l'indicazione esatta per arrivare qua, ma è facilissimo. Guardate la mucca come è lì, bella, tranquilla, aspettate che ingrandisco, si gode la giornata. Cioè voi potete immaginare che, là ci sono le altre, che a 10 minuti dal centro Toscolano Maderno ci sono sti posti. E io immagino che qui d'estate faccia anche più fresco, essendo leggermente più alti. Là c'è il lago. Intanto vi do una piccola panoramica da qua, ma immagino che dalla chiesa ci sia una panoramica, spero, migliore. Che posti, eh? Infatti, come sto dicendo negli ultimi video che sto facendo, quest'anno voglio dedicarmi anche a fare questi paesi un po' meno conosciuti. Naturalmente farò sempre i paesi famosissimi, Sirmione, Peschiera, Malcesine, e ogni anno ci passo, ci vado, mi piace andare sul lago, bere il caffettino, vedere se è cambiato qualcosa, se hanno fatto un nuovo parchetto, come per esempio Desenzano. Aspettate che è storto il telefono, almeno mi sembra. Se sentite questo c'è il bambino che sta giocando con le mucche, con il cane di là. Sì, per esempio Desenzano stanno rifacendo tutta una parte, stanno allargando, quindi ci sono sempre novità, e posso immaginare che anche in altri paesi del lago di Garda ci siano sempre novità. E poi comunque è bello poi tornarci, farci la passeggiata, fare un video nuovo, quindi ogni anno faccio il video anche di quei posti. Però voglio iniziare anche a farvi vedere questi posti meno conosciuti, perché immagino che a molti di voi magari piacciono questi contesti più tranquilli. Non dico che se uno ama questo contesto non ama per esempio Desenzano, però anche nel senso che uno fa il giro sul lago di Garda, va a Gardone Riviera, Toscolano Maderno, e poi magari non sa che ci sono questi posticini. Qui poi ecco ci sono tutte le indicazioni per gli amanti delle piste mountain bike, biciclette, vedete.
Ora non ve le sto a leggere tutte, però c'è un sacco veramente. Se uno viene qui e ama fare queste camminate, piano piano le farò anch'io un po' alla volta in montagna, mi dedicherò e anche se non l'ho mai fatte, però piano piano voglio iniziare. Ecco, se uno ama fare queste passeggiate, qui passate una settimana di vacanza tranquillamente e guardate che tranquillità. Io non parlo per un attimo adesso, mi zittisco, sentite. Ecco, avete sentito? C'è proprio tranquillità e poi è una bella via in mezzo alla natura, cioè guardate che roba. E ogni tanto il lago si fa vedere, vedetela. Guardate che adesso, aspettate che allargo un po', vedete? Anzi anche di qua. Guardate, c'è anche un po' di foschia stamattina che cade sul lago. Cioè, vedete che posti. Qui potevo anche passare in macchina, però ho preferito venire a piedi per fare anche 2 passi, stare in mezzo alla natura, che fa bene camminare, e farvi vedere bene il posto, perché io amo stare in mezzo alla natura e soprattutto amo sia il lago che anche le montagne, quindi stare in montagna mi piace molto. Se poi c'è il lago anche meglio, come da Monte Baldo che vedi il lago eccetera, però anche la montagna mi piace. Come sapete a me non piacciono le città, credo che la città non sia l'ambiente naturale, no, dell'uomo. Siamo vissuti per millenni, centinaia di migliaia di anni senza le città, e le città sono intese come le conosciamo adesso, molto popolate, sono un prodotto della rivoluzione industriale, anche se sappiamo che comunque già nel Rinascimento, voglio dire, c'era Firenze, c'erano dei centri comunque importanti, però le città, come diciamo, come le vediamo noi adesso, diciamo tra virgolette moderne, sono un prodotto recentissimo e credo che non siano sufficienti 200 anni per potersi adattare a quel contesto. Infatti il motivo per il quale credo che la maggior parte delle persone, perché poi quando non lavorano scappano sempre mare, montagna, lago, parchi, perché è il nostro ambiente naturale e ci sentiamo bene qua. Vedete qua dietro che spettacolo, c'è tutto il lago lì, la chiesetta chissà dov'è, noi proseguiamo, ma è veramente, credetemi, un piacere camminare qua. C'è un po' di venticello, però si sta bene, c'è circa 10 gradi, che poi qualche giornata. Guardate il lago. Questi sono quei posti che ti fanno rigenerare. Siamo a gennaio, 4 gennaio, 10 gradi. Le temperature rispetto a quando ero bambino io sono completamente cambiate, non so voi, io quest'anno vado nei 50, quindi un po' di anni li ho, e 40 anni fa, cioè a gennaio, ero con la sciarpa fino a qua, con gli scarponi da neve, si andava con la slitta qua, cioè non qua, qua non venivo, ma erano altri tempi. Però vi devo dire la verità che non mi dispiace questa temperatura, si sta bene. E posso immaginare, intanto giro che vi faccio vedere, posso immaginare, provate a immaginare come deve essere piacevole camminare qui, per esempio a maggio, giugno. Ecco una macchina, ma ce n'è una veramente ogni pochissimo, vedete, seconda macchina che incontro, anche perché immagino che qui ci vivono gli ulivi, che spettacolo, che non possono mancare sul lago di Garda. Che visione paradisiaca, gli ulivi, il lago, le montagne, c'è pure un po' di foschia, vedetela, guardate, lago, ulivi, foschia. Andiamo avanti, vediamo dov'è la chiesa. Comunque sono contento di averla fatta a piedi perché è veramente rigenerante.
Scendiamo. Dopo questa salita qua è bella impegnativa, ve lo dico perché a piedi è molto in pendenza, però immagino che, vedete, si può arrivare con la macchina, che spettacolo là, il lago è là, cioè là, vedete che roba. Ci stiamo arrivando, cioè guardate che spettacolo. È veramente bello qua, ma proprio bello, io vi consiglio di venire e vi consiglio anche di vedere il video che ho fatto sempre qui in questa zona di Gaino, perché c'è un altro posto stupendo là dietro. Poi qui vicino c'è anche Maclino, altro paesino carinissimo con tutti i percorsi da fare a piedi, tutti posti panoramicissimi. Che bello, guardate che roba, i colori autunnali, eccoli qua, guardate i ricci che da bambino mi ricordo quando correvamo in montagna, ho dei ricordi quando cadevamo, quanti ricci mi sono preso, però c'ero abituato. Cioè, guardate che giornata, le foglie che si muovono. Bello, eh? Io credo che per stare veramente bene dobbiamo osservare e rispettare la natura. La natura ha ha i suoi ritmi qua, e noi dobbiamo semplicemente adattarci ai ritmi della natura senza contrastarla. Guardate che spettacolo, ed è tutto gratuito. So che è una banalità quello che sto dicendo, ma per capirci, cioè non si paga nulla per fare questa vita. Va bene, molti non hanno il tempo che ho io, hanno meno tempo, però ci si può prendere un attimo per venire qua e star bene. Poi guardate quanto verde abbiamo, com'è curato, guardate lì quel laghetto, che non so neanche che laghetto sia, probabilmente è un laghetto privato, non lo so, l'ho scoperto adesso, vedete. Ma guardate che roba, non avevo mai visto sto laghetto. Ci sono delle case, probabilmente magari, io immagino che ci sia qualche residenza, qualche residence, e c'è pure il laghetto, ma vedete che roba, cioè, ma che bello. Sì, deve essere qualche residence magari, ecco, sappiate che scendete lì, magari potete soggiornare, guardate che bello, immaginate soggiornare lì in questo posto, con davanti il lago così, cioè immaginate che bello stare lì in mezzo alla natura, cioè, guardate che spettacolo. Se è la prima volta che vedi questo video, quindi non mi conoscevi prima, mi viene in mente adesso di dirti che io mi occupo solo del lago di Garda, e questo mi permette, cioè essere così focalizzato e specializzato, di avere tempo, non ho ancora tolto gli occhiali, di avere tempo per andare a vedere, cioè, tutti i posti ovviamente, perché naturalmente sul lago di Garda non mancano video di Desenzano, Sirmione, Malcesine, cioè vuol dire, la maggior parte di chi fa i video come me, che va in giro, quando viene qui fa il video, però io, essendo diciamo specializzato sul lago di Garda e abitando qua, ho il tempo per andare a vedere tutti questi posticini. Io non credo che nessuno abbia mai fatto un video di questo posto, non credo, adesso non ho guardato, ma chi è venuto qua a farci un video in questo posto? Non lo so. Ecco, quando siete un po' stanchi di stare in mezzo al caos, alle persone, della città, ma anche semplicemente di Desenzano, che nel suo piccolo è un po' caotica comunque, uno viene qua. Ma dov'è la chiesa? Dov'è sta chiesa? Però vabbè, sto scherzando, io mi diverto tantissimo a camminare qua. Allora lì ci sono altri cartelli, veramente puoi fare un sacco di passeggiate.
la chiesa, a meno che io l'abbia persa, a meno che io abbia perso la chiesa. Qui, ok, allora io arrivo qua. Beh, non credo che questa sia la chiesa, questa probabilmente era una villa, no? Non c'è campanile, non c'è campanile, non c'è nulla. Qui c'è qua, questo cartello è caduto. Allora qui voi cosa fareste? Come nei giochi, no? Percorso A o percorso B? Boh. Non lo so. Boh, proviamo ad andare di qua. Mi ispira di qua. Non lo so. Tanto qui non mi posso perdere, come è successo quella volta che ho visitato quel bosco, vi ricordate, in provincia di Mantova, che era un labirinto. Qua la strada è semplice, torno indietro, non mi perdo. Ma che bello, guarda, che tranquillità, sei proprio in mezzo al boschetto qua. Continuiamo fino là, andiamo a vedere, altrimenti torno indietro. A meno che la chiesa era prima, non l'ho vista, non so se magari voi l'avete vista nel video. Vabbè, ecco, arriviamo, là c'è un cagnolino che ha avvistato la mia presenza, spero che sia legato, non scenderà mica quello, no? Questa non credo sia, non è proprietà privata, è un percorso, quindi andiamo a vedere dove porta. Cioè, alla fine magari non volevo fare la camminata quella lunga, me la sto facendo. Ma dov'è la chiesa? Qui fate attenzione, passano le mucche, cagnoletto qua sopra, io sono qua tranquillo, è lì sopra, ma veramente abituato a vedere gente che passa. Inizia anche a fare caldo qua, sinceramente. E poi è tutto salita a tornare indietro, Vabbè, comunque se la chiesa non la troviamo, penso che il video vada bene comunque, no? Vabbè, andiamo avanti. Che dite voi? Se io la chiesa non la trovo, vi offendete. Bah, magari era prima, non l'ho vista. Ero talmente preso dalla natura che magari ci sono passato anche in parte. Me ne accorgerò dopo rivedendo il video. Ma vuoi vedere che è quella là in fondo? Quindi c'è una bella camminata, però a sto punto ci devo arrivare, perché io là in fondo vedo una chiesetta, quella con un campanile, vedete? Proprio là in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo. Però a sto punto andiamo ormai, ho fatto 30, facciamo 31. Mica tanto, 30-31, mi sa che sono a metà strada qua, però faccio il video sulla chiesa, devo arrivarci adesso a sta chiesa. Però immaginate se io sbagliavo strada, andavo di là e magari facevo qualche chilometro. A sensazione sono andato di qua. Ah, ma questo è un villaggio privato, private village. Guarda che bello questo posto, vedete? È un piccolo, ma no, forse è un residence abitato, non so se, cioè, si può fare vacanza oppure. Guardate là sopra, che terrazza hanno fatto. Là c'è una piscina, che vista avranno questi. Va, continuiamo. Tolto il giubbino che fa caldissimo qua, si impiglia. Qua ci sono i galli, non so se sentite, proprio si respira aria di campagna qua, di montagnetta, di collina. Beh, scendiamo, continuiamo. Guardate che bello qua. Vediamo se c'è un cartello. Anche di qui chissà dove si va. Eccolo qua, Colago, villaggio privato
il tuo your private paradise, il tuo paradiso privato. Quindi se vi interessa, qui siete veramente immersi nella natura. Avrei mai immaginato un posto così qua. Qui c'è di nuovo la strada normale e andiamo giù a vedere. Anche qua guardate, cioè è abitato anche, e hanno anche delle belle case qua. Anche qui stanno facendo degli appartamenti nuovi. Ma che belle zone. Uno magari non si immagina neanche che qua sul lago di Garda ci sono queste zone così belle. Guardate qua, anche qua a sinistra vi faccio vedere, poi ci sono tantissime residence. Che bella struttura. E guardate qua a sinistra che posti, tutti questi piccoli appartamentini, magari li affittano anche per le vacanze. Probabilmente si può arrivare con la macchina anche dall'altra parte, Ma che belli questi posti. Mi giro un attimo, mi do una panoramica più ampia. Io continuo a scendere, scendo. Guardate che posticini qua. Guardate quelle casette là dietro. Anche questa, guardate qua. Ecco, forse la chiesa è quella. Che dite? Ci può stare. Andiamo a vedere. Allora, il cartello mi dice che in realtà la chiesa è di là. Però voglio arrivare un attimo qua, perché magari dalla chiesa ci si arriva, forse perché questa è la strada con le macchine, però c'è una vista stupenda da lì. Io volevo arrivare qua un attimo a farvi vedere là, da là. Qui in realtà non si vede molto bene perché c'è la rete, e comunque vedo che ci sono sempre cartelli che indicano che la chiesa è da questa parte, quindi andiamo di là. Guardate che posto, cioè sembra la valle delle favole, ma che posto. Ci si arriva a vedere, c'è la stradina che adesso facciamo qui, c'è tutto un parchetto, ma che bello. Andiamo di sotto. Ma giocano a golf, è un campo da golf. Quindi perdonatemi, per la chiesa non si va giù di qua, ma giù di qua si va al campo da golf. Ecco perché vedevo tutto questo prato. Questo è il parco da golf ed è, attenzione, proprietà privata. Ma quindi c'è quella chiesa, quindi vabbè, là deve esserci una vista particolare, perché se un camper si mette là così deve esserci un motivo, deve esserci un bel posto, no? Bene, andiamo di qua. Guardate, aspettate, anche, cioè vedete lì il lago. Io continuo. Se mettevano magari che ne so, per la chiesa 2 km, 3 km, uno si fa un'idea. Io penso che fossero 400 metri, ma sto camminando ormai da un bel po' di tempo. Vabbè, andiamo avanti, tanto è un bel posto questo, tempo ne ho. Però deve esserci anche una strada, ma poi la faccio in macchina, vedete, che dalla chiesa continua e arriva là. Guardate che posto. Ora a piedi è lunga. Ora vabbè, andiamo a vedere la chiesa, se ce la faccio. Però mi incuriosisce quel posto là, perché dietro c'è il lago. Bene, io continuo. Vorrei sapere quanto manca per arrivare alla chiesa. Non che non sia, cioè, è bello camminare qua, però insomma avere anche una vaga idea se è 1 chilometro o 5, perché non sono neanche attrezzato. Se lo sapevo che era così lunga,
mi portavo lo zaino dove potevo mettere il giubbino, l'acqua, le barrette, ma non ho nulla perché pensavo fossero tipo 400 metri, no? Dal parcheggio, 500, e invece no, dov'è sta chiesa? Allora andiamo avanti, ma che bel posto però. Beh, il posto è spettacolare, le galline, i polli, là c'è il lago, poi fa bene a camminare qua, aria pulita. Oh, vedo 2 persone, adesso chiedo quanto manca per arrivare alla chiesa. Di qua c'è un agriturismo. Ok, indicazione è di qua, ora chiedo un attimo. Bene, ho chiesto, sono tedeschi, forse avrei dovuto saperlo io dove la chiesa, non loro. Mi hanno detto più o meno 20 minuti a piedi ancora, quindi adesso io chiudo la videocamera qua e ci vediamo alla chiesa, a meno che non ci sia qualcosa di particolare, perché altrimenti poi il video diventa lunghissimo. Quindi ci vediamo tra poco. Io mi impegno, vado a camminare, cammino adesso, risparmio fiato. Aspettate, vi aggiorno un attimo. Quindi la strada si fa in salita. È un ruscello, che carino. Mi piacciono i suoni della natura con l'acqua. E di qui adesso inizia questa strada, come vedete, che va su. Il posto è fantastico. Scusate il fiatone, ma è una passeggiata non impegnativa, però guardate che spettacolo. E anche quella chiesa è da visitare, ci andrò perché deve essere un bel posto. Vabbè, torniamo alla nostra ricerca della chiesa. Manca circa 1 chilometro, ho incontrato fortunatamente una persona che mi ha dato una buona speranza, anche perché insomma i tedeschi magari non capiva molto bene l'italiano, non ci siamo capiti. Ho trovato un signore che è del posto, mi fa: vai tranquillo che 1 chilometro sei arrivato, che non è proprio pochissimo in salita, però ce la facciamo. Anche qua guardate che posti. Volete staccare dalla città senza fare migliaia di chilometri, venite qua, Toscolano Maderno, che poi dietro ci si può arrivare anche in macchina, cioè ci sono punti di parcheggio più vicini. Qui è proprietà privata, che bello Oliveto, ma guardate, sembra un quadro finto. Cioè, che posti. Là c'è il lago, sullo sfondo. E io devo andare su di qua adesso. Guardate che posti. Guardate che panorama. Ecco, poi comunque ogni tanto incontri qualcuno, cioè non siete fuori dal mondo, Là una famiglia. Guardate qua che panoramica che c'è adesso. Cioè, ma guardate che spettacolo. Ecco qua, mi fermo 5 minuti e poi riparto, Aspettate un attimo che io mi metto qua, mi rilasso un attimo. Si sta veramente bene. 5 minuti, qua c'è il paletto, mi appoggio pure. Se non cade, no, è bello fisso. 5 minuti e riparto. Ripartiamo. Mi sono fermato qualche minuto, si sta veramente bene, ma l'obiettivo è arrivare alla chiesa, anche perché poi il pomeriggio c'ho anche da fare, da casa devo fare altre cose, non posso stare qua tutto il tempo, anche se è veramente piacevole. Guardate che posti, cioè io ero seduto lì, potete immaginare che bello, panorama fantastico, finalmente la strada pianeggiante e dietro gli ulivi vedete il lago. Che spettacolo.
Dai che manca poco, teniamo duro, almeno io che sto camminando. Voi lo so che siete comodi in poltrona. Oh che bello, aspettate che devo ingrandire un po'. Guardate che bello. Dall'alto veramente è suggestivo, da qui. Vabbè, continuiamo. Ecco, l'unica cosa che aggiungerei a questi cartelli, proprio per la mia esperienza, è di mettere, cioè quanto manca, perché in nessun cartello dicono quanto manca. Cioè se uno mette 1 chilometro, 500 metri, cioè adesso a parte gli scherzi, una persona magari anche anziana non ce la fa e dice vado o non vado, vede 3 chilometri con qualche indicazione anche se c'è salita o non salita e uno dice vado o non vado. Ma anche perché potrebbe anche non avere tempo, come nel mio caso. Cioè avevo tempo, però adesso il tempo sta scadendo perché poi alle 3 ho un impegno a Desenzano, devo tornare giù. Perché questo è un posto veramente da passarci tutto il giorno, io non pensavo che fosse così lunga. Però è veramente stupendo sto posto, ma guardate che panorama. Quindi d'estate sicuramente verrò qua anche a luglio, agosto, quando fa molto caldo, perché sono curioso di vedere come se c'è un po' un microclima, se cambia. Ma sicuramente sì, perché siamo sopra il lago, un po' più alti, c'è vento, in mezzo alla natura, quindi sicuramente si starà meglio. Vediamo. Ma sarà quella? Ma è questa, piccola. Possibile? No dai, non può essere questa. No, no, non era quella, era un casotto privato. No, andiamo. Un sacco di strade, vai. Andiamo di qua, ecco, c'è l'altro cartello. Vai, andiamo su, eccola qua. Divento sempre più curioso perché è un po' che sto camminando, penso un'ora. Eccola, c'è anche qualcuno, quindi non vorrei disturbarlo parlando con la videocamera. E eccola là, andiamo a vedere. Ecco, ci siamo arrivati, eccola qua. Là ci sono un po' di indicazioni, delle belle panchine, quindi qua d'estate è anche bello venire a vedere rinfrescate. Sicuramente la temperatura qua è buona d'estate. Eccola qua, santuario della Madonna di Supina. Praticamente è stato un mio pellegrinaggio arrivare qua. Allora, il santuario della Madonna di Supina fu edificato alla fine del XV secolo, intanto magari faccio vedere, per iniziativa del comune di Toscolano. Poi dalla seconda metà del Cinquecento la comunità di Toscolano, per adempiere un voto, vi faceva celebrare la messa il 25 ogni mese. Poi nel 1581, aspettate che se no non riesco, verso di me, nel 1581 Battista Sgraffignoli, con legato testamentario, lasciava la proprietà di una cartiera sita in contrada Lupo nella valle delle Cartiere per la celebrazione di messe, nonché per portare a termine la costruzione della chiesa e del suo ornamento. Poi, seguendo tali disposizioni, tra il 1583 e il 1590 venne eseguita la decorazione interna, composta da alcune tele raffiguranti la storia della Vergine Maria inquadrate da cornici architettoniche affrescate. Ed è molto interessante, però è chiusa.
La statua della Madonna in trono posta nell'abside risale alla metà del XV secolo ed è collocata in un'ancona lignea seicentesca. Non c'ho il fiato neanche di leggere. Qua poi anche qui parla un po' della Madonna Supina, la cappella della Dorata, poi c'è il golf che abbiamo visto prima passando, e San Giorgio. Che bel posto, tranquillo. Adesso andiamo un attimo qua intorno a vedere. Anche di qua chissà dove si va. Vedete, anche di qua c'è una stradina, però non c'è un cartello, non lo so dove si va. Che bel posto, tranquillo. Andiamo di là a vedere. In bici è meglio, vorrei averla anch'io la bici. Poi di qua, ecco qua non scendo perché poi a risalire è veramente in piedi. Andiamo qua dietro a vedere. Non si può entrare qua. Fatemi appoggiare il giubbino un attimo. Ecco, che bel posto. Probabilmente si scende fino giù. Anche qua, guardate che peccato non si possa entrare qua. Guardate che posticino carino. Va bene, io vi saluto. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Torno indietro, spero che il video vi sia piaciuto ed è secondo me un'ottima passeggiata per passare una mezza giornata. Poi questa è una delle tante che io ho fatto, ma come avete visto ci sono tantissimi cartelli, segnali che vi indicano tante altre strade alternative. Quindi iscrivetevi al canale, molto importante per supportare il mio lavoro, e ci vediamo in un altro video. Io torno indietro adesso perché c'ho un'oretta di strada.